Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, nuovo video, cosa sta succedendo in casa Napoli, facciamo il punto della situazione tra multe ricevute, ricorsi che vanno avanti, un direttore sportivo che serve come il pane in base anche alla situazione che andremo ad analizzare da giugno in avanti perché ci sono tante incognite anche al di fuori del Napoli per come bisogna gestire determinate situazioni, quindi è importantissimo programmare per la rifondazione che deve essere fatta senza se e senza ma perché comunque l'uscita dalla Champions delinea ancora una volta situazioni di pance piene, situazioni di alcuni calciatori scontenti, discontinui che forse avranno finito il loro ciclo, hanno molte meno motivazioni, quindi a noi serve gente motivata, gente che ha fame, gente che vuole ancora buttare il sangue, tra virgolette, per questa maglia. Ne parliamo in questo video. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video, vi piace il contenuto, un bel like e attivate la campanella così restate aggiornati sulla cronologia di caricamento appunto degli stessi contenuti e andiamo a vedere cosa sta succedendo in casa Napoli. Partiamo subito col dire, così ci togliamo un attimo il sassolino dalla scappa per quanto riguarda il presidente. Prima ancora, ranking UEFA, l'Italia è saldamente al comando con 17.713 punti, 1.400 punti quasi sopra la Germania e siamo 1.500 punti sopra l'Inghilterra. Quindi posizione comoda, ma non da sedersi comunque sugli allori. Fatto è che il quinto posto dovrebbe essere più che fattibile per fine anno, ma poi ci arriveremo dopo le settimane europee, di settimana in settimana europea, quando si giocheranno poi gli scontri dalle italiane che sono rimaste, il Milan, l'Atalanta, la Roma e la Fiorentina che sono ancora dentro e possono portare punti per questo eventuale quinto posto. Multa ricevuta dal Napoli di 200.000 euro dall'UEFA per i fatti accaduti prima della partita col Barcellona, da Zon, le interviste, eccetera, eccetera. La multa ci sta? La multa è lecita e ci deve stare perché comunque determinati comportamenti vanno redarguiti. Non c'è però congruenza tra sanzioni e soldi ovviamente richiesti, perché se la Juve solamente per la situazione plusvalenza ha ricevuto 700.000 euro di multa o giù di lì, il Napoli ne prende 200.000 solamente per la situazione interviste pre-Barcellona-Napoli, quindi ci rendiamo conto che l'incongruenza è tanta in un sistema calcio che di giustizia ne ha ben poca e ne avrà ben poca, quindi sono d'accordo e mi trovo d'accordo, l'andare avanti con il ricorso per questo mondiale per club non porterà a niente, porterà all'ennesimo arbitraggio scandaloso in un quarto di finale. Ben venga, però almeno sputtaniamo questa non giustizia sportiva che tutti gli anni crede di, crede di farla franca agli occhi di tutti, ma invece l'illegalità è sotto gli occhi di qualsiasi persona che vuole vederla. Ecco, detto questo, serve un direttore sportivo. Si parla tanto di Accardi dell'Empoli, se ne è già parlato nel post Giuntoli. A me non dispiace, l'ho già detto tempo fa. Fatto è che serve un direttore sportivo che arrivi a Napoli e abbia le idee chiare sin da subito, perché i fattori da analizzare sono tanti e li elenchiamo un attimo così ci capiamo. Punto primo, ci sono calciatori al di là di mal di pancia, calciatori scontenti, calciatori che non hanno più motivazioni. Ci sono giocatori in rosa presi con l'arrivo di Garcia in concomitanza con l'allenatore, vedi un Caiusto di turno per esempio. Ci sono calciatori presi a gennaio perché c'era Mazzarri e servivano determinati profili per poter risanare quella fase difensiva, vedi i vari Mazzocchi, vedi Dendonker che tornerà sicuramente al mittente e poi non hai la sicurezza di avere l'allenatore sulla panchina per giugno, non lo sai ancora chi è, quindi il DS che arriverà avrà tantissime difficoltà da affrontare, però se si sceglie il profilo giusto non dovremmo avere problemi.
La seconda situazione da analizzare è l'europeo, o al di là che sia un europeo o il mondiale, una competizione che c'è tra giugno e luglio che ti rallenta inevitabilmente i tempi, perché a competizioni in corso di situazioni se ne guagliano ben poche, e poi c'è sempre quell'outsider o quelle due outsider di turno in una competizione FIFA, UEFA che sia, che poi fanno bella figura. Vedi per esempio il Marocco al mondiale, che ha fatto sì che si alzassero le quotazioni di determinati calciatori. Ci saranno profili che andranno analizzati o spaccheranno durante l'europeo, quindi sotto il mirino di tutte le squadre d'Europa. E poi ti serve appunto questo direttore sportivo, perché deve piazzare tutto ciò che non serve o che non potrà servire all'allenatore che arriverà, e che faccia in modo di portare a Napoli i calciatori con le caratteristiche giuste, adatte e richieste dal nuovo allenatore. Per nuovo allenatore io non intendo un post Calzona, può essere anche Calzona, assolutamente, non è che sto bocciando Calzona adesso perché siamo usciti dalla Champions League, assolutamente no. L'ho già detto e lo ridico: se Calzona arriva o non arriva a questo fantomatico quinto posto, ma lavorativamente parlando ha creato comunque una, una sintonia tra collaboratori, preparatori, gli stessi calciatori per chi vuole rimanere, perché andare a smuovere equilibri che poi devi ricostruire cambiando l'allenatore in panchina? Ti tieni Calzona tranquillamente, perché poi una cosa è prendere Calzona in corsa e dargli tutte queste responsabilità. Dobbiamo arrivare quindi con una squadra che uno vuole giocare, l'altro non si sa, quindi è una situazione ben diversa. Vedere poi Calzona con i ritiri fatti e con il tempo che hai a disposizione per poter plasmare squadra, gioco e appunto programmare la stagione che verrà è ben diverso. Poi che venga confermato o meno e arrivi qualcun altro, l'importante è che ci sia sincronia al 2000% tra direttore sportivo e allenatore, perché se si stecca il mercato saremo qui a parlare a settembre punto da capo, con un Napoli che tra scontenti, tra non rinnovi, tra gente che voleva rimanere e invece è dovuto andare via, gente che invece voleva andare via ed è rimasta perché non si è trovata alla collocazione. È tutto in base alla gestione del direttore sportivo e subalterni, perché poi non è solo il direttore sportivo. Quindi c'è da fare assolutamente chiarezza e c'è da rifondare nella maniera più assoluta. Non dobbiamo aver paura di smontare quello che c'è da smontare, che possa essere qualsiasi cosa da smontare. Lo smontiamo e lo rimontiamo e rimettiamo appunto i pezzi a posto, per quanto possano essere competitivi o meno di quelli che partono. L'importante è che chi venga a Napoli abbia la voglia di vestire la maglia, abbia voglia di mettersi in mostra, abbia rabbia agonistica e cazzimma per dire la propria sul campo da gioco. Il resto poi sta all'allenatore trovare i giusti tempi e gli inserimenti e appunto alla società di metterli in condizione psicologica di poter, diciamo, operare al meglio. C'era un commento nell'ultimo video che ho caricato che sposo assolutamente. Nel calcio moderno servirebbe comunque una sorta di mental coach o un team di mental coach dove si possa lavorare saltuariamente quando si creano situazioni, uno è scontento, uno ha qualche problema, qualche posto infortunio da gestire, perché comunque gli infortuni portano quella sorta di indecisione del calciatore o quelle cose che ti portano ad essere insicuro, ecco, per quanto riguarda il rendimento in campo. Quindi ben venga una soluzione del genere, ma questo è sempre un organigramma societario che dovrebbe cambiare un tantino da questo punto di vista. E poi serve chiarezza
per quanto riguarda i calciatori che sono a Napoli ad oggi, ma non parlo solo della società verso i calciatori, parlo anche dei calciatori verso la società. Siete uomini maturi, chi non ne vuole più sentire, chi non ne ha più, chi non sposa più la causa Napoli, chi non si sente più in grado di poter alzare l'asticella di se stesso, di poter alzare il rendimento di se stesso o mettere il cuore oltre l'ostacolo, ma a livello personale, perché poi alzandoti a livello personale di rendimento e costanza ne va a giovare tutta la squadra e ovviamente tutti i calciatori dovrebbero fare la stessa cosa, quindi chiarezza con se stessi e nei confronti della società così da poter gestire, ecco, questa situazione drammatica di quest'anno al meglio e rialzarci finalmente dall'anno prossimo. Cosa mi aspetto da qui a fine anno? Non so più cosa aspettarmi, mi auguro che riusciamo a limare le brutte figure quanto più possibile sia a livello mediatico e sia a livello sportivo, perché io non sto qui a dire il presidente ha fatto bene, le interviste, ad arrabbiarsi col cameraman, no, non ha fatto bene perché non sono quelli i modi, però dobbiamo anche pensarla un attimo diversamente per arrivare a quello, qualcosa sotto di grosso che forse io non so e nemmeno voi sapete. Per me ci deve essere perché non è che da un giorno all'altro io divento violento, ecco, mettiamola così, anche se è un parolone, però la spinta al cameraman c'è stata e non va fatta. Poi per quanto riguarda termini poco coloriti, un'educazione diversa, mettiamola così, lo conosciamo, il presidente è sempre stato così e fino a quel punto va anche bene, però poi quando si sfocia nella violenza, tra virgolette, scagliandosi contro un cameraman che era lì solo a fare il proprio lavoro, allora si delineano queste situazioni gravissime in casa Napoli che stanno portando stress e scompiglio da tempi non sospetti. Vedi il posto scudetto e vedi tutta la gestione fino ad oggi. Quello che abbiamo raccolto sono le conseguenze appunto di questa stessa gestione, ciò che non abbiamo raccolto anche perché l'uscita contro il Barcellona in Champions League, al di là che sia, e lo voglio sottolineare, l'ennesima sconfitta di un sistema, perché a me nessuno toglierà dalla testa che tu vieni comunque trattato per come ti poni, ostaggio di FIFA e UEFA, ma queste sono tutte le società, non è solo il Napoli, sono ostaggi di FIFA e UEFA dove se ti comporti diligentemente ricevi un trattamento, se ti comporti diversamente ne ricevi un altro. Non sto dicendo che poi sia per tutti così, ma sulla nostra pelle, non da ieri, non dal Barcellona, ma possiamo anche tornare indietro al Dnipro con Benitez. Noi questo abbiamo ricevuto a livello europeo. Ce lo prendiamo e denunciamo appunto un sistema che fa acqua da tutte le parti, sia in Italia e sia in Europa. Questo era quanto, volevo appunto sapere la vostra qui sotto nella sezione commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se Accardi dell'Empoli, che è il nome che sta girando quest'oggi per quanto riguarda il direttore sportivo del Napoli, vi piace o meno. A me non dispiace per tutti i calciatori che ha portato all'Empoli, per tutti i talenti che poi hanno spaccato, ecco, mettiamola così, da Vicario e compagni, ce ne sono tantissimi, ma poi andremo ad analizzare sia i nomi che Accardi ha portato all'Empoli e appunto ha reso tra virgolette famosi e andremo ad analizzare anche i calciatori sul mercato perché di nomi che stanno girando ce ne sono tanti, da Jimenez del Feyenoord, lo stesso Sudakov, se ne parlava già a gennaio, ma magari arrivasse Sudakov
Sudakov è impressionante come centrocampista, tanto come Jimenez per il posto Osimhen sarebbe, secondo me, un acquisto, non voglio dire perfetto, ma un ottimo acquisto, perché poi dico l'ultima cosa e chiudo: quando devi investire tra 40, 50, anche 60 milioni per un calciatore, non è che dici, ah no, c'è sta Zirkzee del Bologna, allora prendiamo Zirkzee, no. Ah no, ci sta Jimenez del Feyenoord, tutto su Jimenez, no. In quel range di soldi ci sono tanti calciatori, quindi devi un attimo analizzare caratteristiche che servono all'allenatore e ciò appunto che può eh, sposarsi meglio con il sistema gioco, la squadra e chi gli monti tra virgolette intorno alla prima punta come terminale offensivo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.